Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Giulio di Instagigat e oggi parleremo della funzione B della Instax Mini 90. In diversi mi avete chiesto come funziona questa modalità. In realtà questa funzione non l'ho mai sperimentata fino in fondo, anche perché non ho avuto mai tanta curiosità. Ed è proprio per questo motivo che questo video sarà diverso da quelli precedenti, sarà un po' meno tutorial e più un vlog dove andremo a sperimentare assieme questa modalità. Sono tre le diverse situazioni che ho potuto sperimentare con questa modalità, andiamo a vederle subito. Eccoci qua in cucina. Il primo test che voglio provare a fare è fotografare l'acqua attraverso la tecnica dell'esposizione prolungata. Non potendo andare fuori a causa della quarantena, diciamo che il lavandino sarà il nostro amichetto. Quindi, per prima cosa, dobbiamo trovare un soggetto. Ho pensato di utilizzare un Charizard. Mi ho rotto un orecchio. Adesso proviamo ad allestire quello che potrebbe essere il nostro set, se così possiamo chiamarlo. Diciamo che Charizard non è proprio adattissimo, magari uno Squirtle sarebbe stato meglio. Comunque, a parte gli scherzi, allora cerchiamo di capire quali potrebbero essere le problematiche. Se noi andremo a scattare con questa Instax in una giornata di sole, soprattutto se mettiamo la modalità bulb per 10 secondi, il rischio qual è? Che tutto divenga bruciato, no? Allora dobbiamo cercare di compensare questo. Come possiamo fare? Solitamente si utilizzano dei filtri ND, densità neutra. Questo è un comunissimo filtro gelatina che si utilizza spesso nel cinema, della Lee Filters. In tanti mi avete chiesto come fai a gestire o a compensare la luminosità. Non lo so. Quindi scopriamolo assieme. Non prendete come verità assoluta quello che sto per dire. Una primissima idea che mi era venuta in mente era quella di sfruttare la macchina fotografica digitale, cercare di mettere i valori e i parametri molto simili a quelli della nostra Instax Mini 90. Sì, lo so, purtroppo fa parecchio schifo, ma purtroppo questo è quello che abbiamo. Forse potrebbe venire fuori, quindi non lo so. Adesso vediamolo assieme. Manca la pellicola. La cosa importante che mi ero dimenticato di dire: non bisogna mai staccare il dito, perché sennò automaticamente la pellicola verrà fuori. Io, come un deficiente, mi sono dimenticato di mettere il filtro, quindi ho sprecato già la prima pellicola. Questa è come è venuta fuori la primissima, quindi quella dove mi sono dimenticato di applicare il filtro. Adesso facciamo anche una prova con il filtro, così vediamo anche come reagisce la nostra Instax. Sta scattando. Bene, diciamo che il primo test è andato. La questione del filtro è andata a farsi friggere. Siamo stati molto fortunati perché nell'errore che ho fatto, quindi che mi sono dimenticato di mettere sopra il filtro, praticamente a primo colpo è venuta buona. Non chiedetemi come ho fatto, è culo. Quindi questo test lo proclamerei concluso, quindi passerei allo step successivo in cui faremo dei test con della fotografia in notturna. Bene,
Come potete vedere alle mie spalle è già notte, quindi possiamo cominciare a testare la nostra Instax Mini 90 e vedere come si comporta con scarsa luminosità. Io proporrei comunque settare i valori di una macchietta digitale per vedere se effettivamente ci avviciniamo a qualcosa di simile. Quindi adesso direi di cominciare a fare altri test. Ho impostato la sensibilità ISO 400, proprio come le pose della Instax, diaframma di 13, proprio perché il diaframma della Instax è di 12,7, come tempo di scatto dell'otturatore 10 secondi. Quindi in teoria dovremmo essere più o meno quasi uguali. Questo è quindi lo scatto di come è venuto la foto. Comunque adesso vediamo e proviamo con la Instax Mini. Ricordiamoci sempre di tenere premuto il bottone senza muovere la camera per 10 secondi. Abbiamo finito anche quest'ultimo test. L'immagine è venuta completamente nera, buia, a meno che l'unica parte esposta con la luce. Io quantomeno pensavo che la strada un minimo si potesse vedere, ma in realtà è venuta completamente nera. Quindi diciamo che è sfatato anche il test con i riferimenti della macchina fotografica digitale, quindi non teniamo più conto di questa possibilità. Passerei adesso al light painting. Eccoci in un'altra location, cominceremo con le stelle magiche. Allora, modalità bulb. E niente, siamo pronti per lo scatto. Scatta! Effettivamente non ci avevo pensato. Con la modalità bulb non si può fare l'autoscatto. Flash. Questo è stato il primissimo tentativo. Ovviamente non è andato come mi aspettavo. Proveremo a fare qualche altro piccolo cambiamento e vediamo se riusciamo a ottenere l'immagine che mi ero pensato. Ok. Vado? Vai. Anche in questo caso ci ha fregato il flash. Ci siamo quasi. Ovviamente mi ha fregato il flash in partenza, mi aspettavo che il flash fosse all'ultimo. Provo a fare l'ultimo tentativo, comunque l'idea è più o meno questa. 3, 2, 1, via. 1, 2. Più o meno mi aggrada come test. Ovviamente per fare una cosa molto più bella anche esteticamente bisognerebbe fare tante prove e tanti test. Comunque adesso io passerei avanti con un'altra tipologia di light painting utilizzando questa torcettina qua. L'idea sarebbe quella di illuminare inizialmente la caffettiera sospesa, per poi illuminare la tazzina e poi provare a fare una sorta di scia luminosa, come se fosse il caffè che viene versato. Quindi proviamoci e vediamo che cosa succede. Vai. Questo è il primissimo risultato. Onestamente non è proprio come me l'aspettavo. Vedete come la caffettiera non si è colorata bene di verde. Non so per quale motivo, però adesso proveremo a fare un altro tentativo. Nella prima prova avevo semplicemente messo del nastro nero per ridurre il flusso della luce e per evitare che venisse appunto questo alone nero. Vediamo a questo punto cosa succede senza il nastro sulla lente della torcetta. Dopo svariatissimi tentativi
sono riuscito quasi ad ottenere quello che volevo, una qualcosa simile a questo. Purtroppo quello che appunto non volevo che accadesse è che diventasse nera la parte più esposta. Quindi farò l'ultimissimo tentativo con un'altra torcia, che già ho sprecato tantissime pose e la Instax non me le regala. Vai. Va bene, questo è stato l'ultimissimo test di questa tipologia. Cambiando la torcetta sono riuscito a non ottenere la striscia nera, quindi ho usato una luce meno potente. Diciamo che mi ritengo, dai, abbastanza soddisfatto. Ragazzi, questo è tutto. Io spero che questo video vi abbia potuto dare dei piccoli chiarimenti in merito a questa modalità. Purtroppo a causa di questa quarantena ci siamo dovuti adattare con quello che avevamo in casa. Fatemi sapere nei commenti su Instagram o su YouTube che cosa ne pensate e soprattutto fatemi vedere i vostri test e i vostri lavori in modo tale che possiamo confrontarci. Un salutone e alla prossima, ciao!